La fantascienza è stata semplicemente una dislocazione, la capacità di traslare completamente la realtà contemporanea in uno spazio, in un tempo completamente diverso, e proprio per questo universale e perfettamente simbolico. La narrativa ci mostra che dopo un po' la nausea della statua arriva a livelli tali che le persone cominciano a desiderare che sia un'apocalisse fatta per te. E non gaiamente così. La cosa interessante è che quando si scopre questo, quando viene svelato, l'umanità è destabilizzata, perché in realtà si fida di meno dei cervelli umani. Certo. Avrebbe preferito la setticità e la perfezione della macchina, dell'intelligenza puramente artificiale. Questo subito porta alla mente quello che dice Carichendo quando dice che il punto terminale dell'evoluzione è l'autoestinzione, la morte stessa. La questione di Huxley non è politica. E magari Hiroyuki, secondo me, è uno degli autori più intellettuali dell'animazione giapponese. Questi due corti è il desiderio di rinascita della natura sopra e spazzando via tutti i feticci della finzione di fantascienza. L'idea che questa finzione consumistica sia già nauseante, anche la nascita dell'otakuzo, ma se adesso niente ha più senso, piuttosto io mi tengo le mie bambinate che un senso ce l'aveva. È una risposta allo sgretolarsi dei significati della postmodernità. E Giuna lo ferma alle spalle e gli dice: ah papà, ma allora adesso tu sei felice? E il padre senza voltargli gli risponde: comodità e felicità sono cose completamente diverse. Gualtiero, è un grandissimo piacere riaverti qui dopo tanto tempo, un ospite importante di questo canale di Inutile Arte. Grazie Gualtiero per essere qui. Grazie a te. Eh sì, è passato tempo, anche troppo direi. Io intanto cerco di far funzionare questo vecchio e misero telefono con cui sto cercando di collegarmi. Saluto tutte le persone che ci guardano. Benissimo. Allora, l'argomento di oggi è interessante. Vorremmo parlare di finzione fantascientifica come una visione, uno sguardo sul futuro, sul nostro possibile futuro. Quindi la fantascienza come genere, che prima di tutto è nato come genere letterario, ma che poi si è sviluppato anche nell'ambito cinematografico e di animazione, che è affascinante perché deve inevitabilmente porre uno sguardo su un futuro dell'umanità. E quindi osservando il futuro dell'umanità pone come temi centrali quello dell'uomo, della società e la tecnologia. E quindi come questo genere può parlarci del nostro presente e del nostro futuro, magari partendo proprio da alcune delle origini, di alcuni nodi chiave del genere fantascientifico. Guarda, innanzitutto devo dirti che io ho un po' una difficoltà a ragionare in termini di generi, perché essenzialmente credo che anche il più strenuo difensore di questa direttrice critica concorderà sul fatto che i generi, i cosiddetti generi, non operano una partizione coerente del tutto, nel senso che, per esempio, uno potrebbe dire la fantascienza è un genere, il giallo è un genere. Ok, quindi se io faccio un romanzo giallo ambientato nel futuro con della tecnologia futuribile, è fantascienza o è giallo? Sì. Non è una partizione coerente. Quindi non so se categorizzerei la fantascienza come un genere, anche perché la fantascienza nella realtà ci ha mostrato una grande, grande attitudine a rappresentare semplicemente uno sfondo, un'ambientazione all'interno della quale molte diverse tematiche venivano in qualche modo affrontate. Per esempio, mi viene da pensare che in molti casi la fantascienza è stata semplicemente una dislocazione nel tempo per raccontare fittiziamente cose del presente che non potevano essere politicamente trattate in maniera troppo chiara. Una cosa molto simile a quella che veniva fatta con la dislocazione nello spazio, per esempio persino da Shakespeare, la stessa cosa me l'ha detta Igarashi Yumiko, l'autrice di Candy Candy, no? Me l'ha detta proprio di persona, quando gli è stato chiesto a un incontro pubblico: "Ah, ma come mai lei collocava tante delle sue creazioni proprio nell'Europa, negli Stati Uniti?"
E lei ha risposto francamente, perché così era più facile trattare determinati argomenti, magari scomodi, qualora avessi collocato tutto nella mia patria. Quindi intanto la fantascienza è molto poliforme, no? Certo, sì, queste definizioni servono solo a dare una direzione, diciamo, Infatti, se parliamo di fantascienza letteraria, io credo che la fantascienza letteraria cominci ben prima della seconda guerra mondiale, no? Alcuni la fanno andare indietro fino a Jules Verne, Viaggio al centro della Terra, sicuramente la guerra dei mondi di Wells, a cui credo dobbiamo l'associazione di alieni uguale marziani, in senso generale. Poi adesso con Elon Musk è molto, molto zeitgeist, no? E, però a me viene soprattutto in mente la fantascienza che si fece anche di rimando a questa tra le due guerre. Sto pensando in particolare a Aldous Huxley, che quando scrive Brave New World, al netto del fatto che lui era giovane e brillante, ovviamente lui aveva visto il Fordismo, aveva visto da inglese l'America, gli Stati Uniti d'America degli anni 20, gli stessi in cui Fitzgerald e la sua emancipatissima mogliettina Zelda avrebbero in qualche modo dato i natali a The Great Gatsby, no? Quindi una società che in qualche modo, secondo alcuni critici storici, già anticipava la postmodernità, al netto del fatto che poi la seconda guerra mondiale, ovvero il sorgere delle cosiddette dittature socialiste, avrebbe dato un po' uno stop a quel processo di postmodernizzazione che taluni critici della storia, e anch'io che non sono un critico storico, sono solo un normale osservatore, in qualche modo vedeva innescata già in un certo tipo di evoluzione sociologica, soprattutto nell'area statunitense, negli anni 20, dopo la prima guerra mondiale, tra le due guerre. certo. Huxley poi rispecchia anche, credo sia del 31 il romanzo, rispecchia anche quel momento di grande depressione, è un momento di passaggio forse anche in questo che poi, insomma, nella guerra mondiale poi trova un nuovo sviluppo, cioè la società con la guerra mondiale trova anche un momento di sblocco da certi punti di vista in modo drammatico e quindi Brave New World, possiamo partire da questo se vuoi, cioè già lì ci sono in nuce tanti, tanti temi che poi saranno ehm, usati da altre opere fantascientifiche. Si parla di natalità, di famiglia, di amore, di potere, di controllo, di ordine, di distopie, appunto. Cosa credi ci possa dare ancora quel romanzo e qual è stato secondo te uno dei suoi ruoli, la sua importanza per opere poi successive nell'immaginario? Guarda, io sono un pessimo lettore e leggo poco. Ho letto Brave New World, non dico di recente, ma relativamente di recente, e l'ho dovuto leggere in inglese perché secondo me la traduzione italiana è incommentabile. Quindi non la commenterò. Brave New World è estremamente interessante perché, secondo me, noi viviamo in un'epoca che si chiama postmodernità. Molti filosofi l'hanno chiamata postmodernità, no? E ovviamente la filosofia realmente a noi contemporanea, diciamo, se partiamo proprio dall'esistenzialismo francese e quant'altro, pensando a filosofi come Baudrillard, abbiamo iniziato ad affrontare un certo tipo di problematiche di evoluzione sociologica, però in realtà queste cose, come dicevo, erano già cominciate prima della seconda guerra mondiale e non è, secondo me, un caso che proprio un osservatore di grande cultura inglese come Aldous Huxley, che proveniva da una famiglia di tradizione culturale molto importante, arrivato negli Stati Uniti, si trova a sbattere, tra virgolette, con la violenza di questi cambiamenti economico-sociali Mh-mh. che probabilmente non potevano che mostrarsi lì, negli Stati Uniti. In qualche modo gli Stati Uniti sono stati e sono ancora per molti versi, secondo me, una fucina. Mh-mh.
qualche modo una fucina di progresso sociale. Poi ovviamente progresso dico in senso neutro, evoluzione non so se è positiva o negativa, questo poi lo giudicheranno ciascuno e lo giudicherà la storia, forse, però ci sono certe cose che viene da dire sarebbero potute cominciare solo negli Stati Uniti. E in qualche modo il passaggio della cosiddetta storia moderna a storia postmoderna ha inevitabilmente negli Stati Uniti un motore. Chi ha letto Versailles Nubara Mhm. sa che anche la rivoluzione francese traeva in qualche modo delle ispirazioni dalla- dallo spirito della rivoluzione dell'indipendenza americana, no? Certo. La nascita della democrazia moderna, l'idea di Stato che segue l'idea di nazione, intesa come comunità. Eh, Ovviamente poi sulla cosiddetta fine della storia di cui vagheggiava Hegel, che è stata poi teorizzata in una maniera secondo me più efficace da Krugiev e poi ancora persino da filosofi contemporanei come Francis Fukuyama, la fine della storia, ovvero il passaggio dalla storia moderna, quando c'era ancora una storia umana hegeliana che andava avanti, alla storia postmoderna in cui tutte le grandi narrazioni si sono parcellizzate in piccole narrazioni. È un processo ancora in corso, probabilmente, però giustamente, come dicevo, qualcuno vede l'innesco di tutto ciò e la prima realizzazione di tutto ciò, non già nel consumismo del periodo post-bellico dopo la seconda guerra mondiale, ma prima. Infatti qualcuno vede le due guerre mondiali come una stessa guerra con una sorta di lunga tregua in mezzo. Da un punto di vista socioculturale è un pensiero che mi affascina molto, non so quale sia la tua visione su questo. Una cosa che mi piace molto del primo Novecento è come anche a livello artistico c'erano alcune avanguardie, alcune novità a livello stilistico, sia dal punto di vista letterario che proprio pittorico, eccetera, che poi hanno un momento di stallo appunto in quei decenni e poi dopo con il dopoguerra, ormai il panorama è completamente diverso, si riprendono alcune istanze di quelle sperimentazioni, ma ormai con una prospettiva diversa che poi porterà a diciamo anche al postmodernismo appunto. E tornando alla fantascienza, prima di tutto, abbiamo parlato di Huxley come di un punto cardine, un punto di snodo cardine. Cosa ci può dire? Cioè, paragonandolo magari ad altre opere anche le successive, secondo te quali sono i punti chiave per parlare poi del nostro presente e poi anche del nostro futuro? Cioè, parlando di temi, di ciccia, diciamo. Ah, guarda, secondo me Huxley in Brave New World focalizza in maniera perfetta il grande punto di discontinuità nella storia. Ovvero, sai che a livello politico sempre tutti parlano dei valori, 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 solo dei valori e quant'altro. In realtà io la vedo un po' come un filosofo sempre francese, come si chiama il filosofo che parlava? Ah, Lyotard, Mh-mh. che parlava della fine delle grandi narrazioni e dell'avvento delle piccole narrazioni. Ovvero, che lo si voglia o meno, l'epoca moderna è stata un'epoca in cui l'umanità come comunità si è mossa ed è stata mossa da determinati ideali così profondamente diffusi da rappresentare delle grandi narrazioni Sì, sì, religiose, politiche, ma comunque comunitarie. Con l'avvento della postmodernità, queste grandi narrazioni cominciano a parcellizzarsi, crollano le grandi narrazioni e si arriva sempre di più a una prospettiva fortemente individualistica della vita dell'uomo. Ovviamente noi possiamo parlare di uomo con la U minuscola, ciascuno di noi, o uomo con la U maiuscola, intesa come la comunità umana, persino la specie umana, anche a livello endemico, le comunità umane. Se ci pensi da questo punto di vista, verrebbe proprio da dire che la seconda guerra mondiale, ovvero l'assurgere in varie forme delle dittature di stampo socialista e nazionale, sia stato un po' come un colpo di coda dell'epoca moderna che cercava di frenare la slavina verso
la parcellizzazione dell'individualismo più efferato, riportando con grande violenza delle grandi narrazioni. Ovviamente il Certo. comunismo vero, non sto parlando del comunismo inteso come vago ideale delle democrazie ormai contemporanee, ma il comunismo, che poi il comunismo di Marx e Engels, poi di Lenin, poi sino anche di Stalin, ovviamente è una grande narrazione. L'adesione alle grandi narrazioni, politiche in questo caso, religiose in altri casi, è un'adesione molto diversa dall'adesione alla piccola narrazione di a me piace quel cantante e quindi non mi piace quell'altro. Io tifo questa squadra di calcio e quindi detesto quell'altra. Ovviamente la magnitudo, l'impatto che la grande narrazione ha sul singolo è ben diversa da il trastullo della piccola narrazione, benché in qualche modo le une e le altre siano necessarie all'autodefinizione dell'essere umano. Soprattutto è normale che il fanciullo si definisca con idoli della musica leggera, persino un titolo di cinema o della videoludica, ne parleremo, però ovviamente è il fanciullo. Sono esistite lunghe epoche in cui le persone adulte, produttive della società, si definivano come parte di una grande narrazione che in qualche modo traghettava la loro insignificante individualità verso una significativa comunità, senso di comunità umana. E secondo me il crollo di tutto questo lascia l'uomo allo sbando. Poi ovviamente si parla di valori, 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 però i valori in realtà non sono a sé stanti, sono sempre in qualche modo intrecciati in un ordito che è una grande narrazione. La grande narrazione prende anche forza, diciamo, nel negativo, nella contrapposizione, nel senso che il comunismo era una grande narrazione che dava un'identità anche in contrapposizione invece all'americanismo, diciamo, c'erano questi 2 blocchi che davano anche un senso di appartenenza e un senso di identità appunto all'individuo, parte di un sistema più grande, di un progetto più grande, quindi assolutamente. E magari concludendo su Huxley, cioè in Huxley c'è questo aspetto di grande ordine, grande potere, che compartimenta e organizza la vita del singolo individuo fin dalla nascita. C'è una deumanizzazione di tutti i processi anche biologici, quindi dalla natalità, dall'accoppiamento, il dolore non è permesso, la sofferenza non è permessa, anche la morte è, diciamo, anestetizzata, non è permesso partecipare attivamente alla sofferenza della morte. ehm, Vengono selezionate le persone fin dalla nascita, vengono e quello diciamo a livello logico viene giustificato alla fine da Mond, no, il personaggio, giustificato come dire: "Questo è un mondo di ordine, di regolamentazione, di sicurezza." In contrapposizione invece a un mondo diciamo più legato all'umanesimo, più diciamo, uhm legato anche alle sofferenze e ai rischi di della mancanza di questo ordine, di questa rigidità. Tu come l'hai interpretato questa tematica e il discorso finale poi del personaggio? Ma secondo me questo è il concio d'imposta sia della lettura di quel romanzo, sia del valore del contenuto di quel romanzo, che sono già due cose diverse. Io ho avuto, per me, la fortuna di leggere quel romanzo in inglese dopo che avevo approfondito. Beh, Hegel sono studi, tra virgolette, classici, quindi di lunga data, però poi avevo approfondito Kojev, Alexei Kojev, che in qualche modo fece lezioni hegeliane a Parigi e quindi popolarizzò il pensiero di Hegel mh, presso tutta una generazione di filosofi esistenzialisti francesi che seguiranno. E poi avevo letto anche Fukuyama, Francis Fukuyama. Quindi secondo me la questione di Huxley non è politica, assolutamente no.
mi rendo conto che questo è il modo in cui Brave New World viene tipicamente letto. E secondo me la ragione per cui Brave New World viene letto in questa maniera è perché dopo la seconda guerra mondiale, un certo George Orwell, scriverà 1984, 1984, che quello sì è un romanzo, uno scritto fortemente politico. C'è da dire che Orwell aveva vissuto la seconda guerra mondiale e non era un intellettuale in qualche modo tradizionale, di tradizione culturale familiare come Huxley, che comunque scrive Brave New World prima della seconda guerra mondiale. Ehm, quindi, se tu parti dal presupposto che il cosiddetto comunismo in realtà nasce nell'Inghilterra della rivoluzione industriale, l'idea della lotta di classe del comunismo nasce nell'Inghilterra della seconda guerra mondiale, non è, cioè, non è una cosa squisitamente sovietica tutta prima, no? Io penso che il punto di Huxley non fosse tanto politico quanto antropologico, Certo, nel senso che Kojev, parlando della fine della storia di cui diceva Hegel, sosteneva che l'ineluttabile corso dell'evoluzione umana avrebbe portato alla reanimalizzazione umana, ovvero alla soddisfazione di tutti i bisogni dell'uomo senza alcuno sforzo, quindi senza alcuna colluttazione, e quindi eliminando tutte queste cose senza alcuna componente di autocoscienza intellettuale sulle attività umane. Kojev diceva gli uomini torneranno a cantare come uccellini, a accoppiarsi come rane. Io penso che Huxley parlasse di questo e penso anche che Huxley avesse avuto la grandiosa intuizione del fatto che lo stadio precedente alla randomizzazione umana è la reinfantilizzazione umana. La, la cosa proprio più atroce, avevo detto che non l'avrei commentata, ma lo dico, la traduzione italiana di Brave New World è che Mustafa Mond, nella versione inglese un controller, è un controllore, in italiano l'hanno tradotto come governatore. In realtà la società di Brave New World è pressoché una società di anarchia ideale, perché sono tutti predeterminatamente felici, ovvero non felici, appagati nello svolgere il loro, neanche il ruolo sociale, il loro tassello, insignificante tassello. Essenzialmente il mondo di Brave New World è un mondo in cui gli esseri umani vengono fatti nascere per morire, avendo sofferto il meno possibile nel corso della loro esistenza. È il mondo dell'insignificato. È la vera postmodernità. Questo, ma viene detto esplicitamente in Brave New World che senza il conflitto, senza la colluttazione, non vi è, tra virgolette, alcun senso delle cose, non vi è alcun significato delle cose, il che è paradossale. Però questo è tanto, tanto, tanto Fogliev. E poi in qualche modo sarà molto dopo Aldous Huxley anche Fukuyama. E io essenzialmente penso che sia vero, anche perché ho conosciuto personalmente, ho discusso personalmente con un filosofo giapponese, lui è un docente di filosofia, si chiama Morioka Masahiro, Kyoju. Kyoju è il titolo dei docenti dell'università. E lui però è interessante per me, perché oltre ad essere un docente di filosofia, fa anche proprio filosofia attiva. Lui la chiama la life philosophy. C'è una cosa che ho già detto, sì, io ho presente che cos'è, ma devo pensare all'antica Grecia, quando se diamo conto alla vieille, l'ancien e Héloïse, che parlava con suo amante precettore Abelard, diceva no, guarda, lì erano tempi ovviamente medievali, siamo nel 300 se ben ricordo, quindi c'era la filosofia cristiana, no? E Héloïse diceva a Abelard, no, no, ma guarda che i filosofi, oggi li chiameremo monaci, i filosofi classici, sono quelli che oggi chiamano monaci, nel senso che poi alla fine in qualche modo erano degli asceti, persone che avevano il loro seguito.
E questo fatto di fare filosofia come filosofia attiva della vita, sembra così, no? E lui ha scritto vari libri, Morioka Kyoto, tra cui un libro che tradotto dal giapponese è tipo Come sopravvivere a una società senza dolore. E questa cosa mi colpisce molto perché quando lui mi parlò di questo libro, guarda come si intrecciano le cose, c'è un cartone animato, io mi occupo anche di cartoni animati, che in Italia non è mai uscito, si chiama CQ Shoujo Arjuna, ovvero Arjuna la fanciulla del pianeta Terra, diciamo, Mm? che è un cartone animato che è stato fatto da un regista che è uno, secondo me, dei più spiccati intellettuali del settore, che si chiama Kawamori Shoji, l'autore di Macro, per esempio, e poi di Escafrone, per esempio. E a un certo punto c'è la protagonista, Giuna, che incontra il padre in una caffetteria, il padre è divorziato dalla madre, no? E lei è una fanciulla, c'è questa tristezza, c'è anche questo tipico dialogo di imbarazzo, no? C'è la fanciulla che dice al padre, "Ah, scusami, ma tu mi hai chiamato per restituirmi una penna? Ma hai veramente bisogno di inventarti una scusa del genere per venire a parlare con tua figlia?" Vabbè, poi c'è questo dialogo, a un certo punto Giuna chiede proprio al padre, ma perché quella mamma avete divorziato? E il padre, che sembra una persona normalissima, no? Il classico magari impiegato nella società giapponese, dice, ah, ma è stato più comodo così, perché litigavamo sempre, urlavamo sempre, anche per te è più comodo così, non devi più sentire tutte queste cose. Poi il padre si congeda, se ne va, e Giuna lo ferma alle spalle e gli dice, ah papà, ma allora adesso tu sei felice? E il padre senza voltargli gli risponde, comodità e felicità sono cose completamente diverse. E questo per me è Brave New World, no? Questo è proprio il selvaggio che parla e alterca, volendo, con Mustafa Mondo, no? Comodità e felicità sono cose completamente diverse. Assolutamente. Questo aspetto dell'antropologia, secondo me hai colto il punto, o hai colto un punto importante, ed è molto chiaro poi nel capitolo sullo zoo, che di fatto è poi questa l'umanità pre-rivoluzione industriale, diciamo, umanità, diciamo, anche selvaggia da questo punto di vista, ma è proprio la ricerca antropologica della radice, no, e contrapporre i 2 poli estremi, e quindi assolutamente interessante. Quindi comunità versus, felicità o comunque vita vissuta pienamente, c'è anche questo aspetto. E contrapponendo il mondo selvaggio e di verticalità delle conoscenze, scienza, intelletto, si può vedere un parallelo anche con il romanzo I fiori di Algernon, cioè quest'uomo inizialmente in balia del mondo, poi diventa intelligentissimo, capisce, fin troppo intelligente, nel senso che capisce, varie problematiche sia del suo presente che del suo futuro, per poi ritornare allo stato precedente che comunque porta anche delle negatività, come aveva delle negatività anche il mondo, dei selvaggi, e come ha delle negatività anche la sofferenza della vita, diciamo, coniugale, nell'esempio che hai fatto, no, perché comunque bisogna accettare il compromesso in entrambi gli estremi, diciamo, in entrambi gli opposti. Quindi muovendoci verso, il romanzo di Hayes, ricordo bene? Sì, Sì. sì. Credi si possa collegare questo ragionamento, e cosa ci può dire quel romanzo? Allora, questo è interessante. Ovviamente stiamo sempre parlando di letteratura e letteratura che potremmo categorizzare come fantascienza. Però vedi bene come mi fai gioco, perché ovviamente questi due, secondo me, importanti libri sono molto diversi tra loro e sono stati scritti in epoche molto diverse tra loro. Io ho conosciuto Fiori per Algernon sempre a caso di Evangelion. Nel senso che l'autore di Evangelion, Anno Hideaki, tra i suoi numerosi vezzi, ha il vezzo di dare sempre come titolo dell'ultimo episodio di ogni serie con cui lui ha a che fare, mette sempre come titolo la citazione di un'altra opera di fantascienza. Per esempio, l'ultimo episodio di Toppone Rai non basta,
si chiama come un libro di Komatsu Saikyo, se ben mi ricordo, che è un autore di fantascienza giapponese, ovvero Al termine dell'interminabile tutto del tempo, se ben mi ricordo. Poi, ovviamente, Nadia, l'ultimo episodio di Fushigi no Umi no Nadia, si chiama Eredita le stelle, come l'importante libro del ciclo dei giganti di James P. Hogan. Poi c'è l'episodio, il primo dei 2 episodi cinematografici di Evangelion, essenzialmente il finale rifatto, che si doveva chiamare La porta per l'estate, come un romanzo minore di Robert Heinlein, forse, l'autore di Cantiere dello Spazio? Mi sembra di sì. Poi, ovviamente, l'ultimo episodio televisivo, Sekai no Suicidai o Sapenda che no, la bestia che gridò amore nel cuore del mondo. Anche quello è un racconto un libro che viene da un racconto di fantascienza, molto amato. Nel caso dell'ultimo episodio cinematografico di Evangelion, parlo dell'episodio cinematografico originale del 97, ovvero Magokuro Kimi, Mhm. per te il mio animo sincero. Questo è il titolo giapponese del film tratto da Flower for Aldrin. Il film si intitola, è un film americano, si intitola in originale Charlie con R. Dakota. Il titolo giapponese del film è Magokuro Oki. E quindi facendo questa strada tortuosa io ho dovuto recuperare, ho voluto recuperare lì prima il film in giapponese, poi il film in inglese, poi il film in italiano, poi il libro in inglese. E ovviamente ho fatto questo non perché dovessi cercare il citazionismo, tra l'altro non c'è. Ho fatto questo perché mi interessava capire, cioè ovviamente se un autore dà un titolo a una cosa sua e gli dà come titolo il titolo di un'altra cosa non sua, ci sarà il vezzo, ci sarà la giocosità, ci sarà il compiacimento e tutto quello che si vuole, ma ci deve essere un senso, perché le opere di fantascienza sono innumerevoli, quindi se tu ne prendi proprio una, un motivo ci sarà. E infatti io penso che un motivo ci sia. Quel film esce, non mi ricordo se nel 68 o nel 69. Comunque siamo proprio a ridosso della presunta, forse vera, forse falsa, spedizione sulla Luna, no? Ricordo che quel film non vinse tanti Oscar perché era uscito tipo lo stesso anno di 2001 Un'Odissea spaziale. E anche qui dovremmo parlare della fantascienza, di Clark. Certo. Beh, interessante questa coppiata comunque. Molto, anche perché laddove anche in Evangelion c'è anche tanto di 2001 Un'Odissea spaziale, no? A partire dall'allineamento di Sole, Terra e Luna. Ovviamente noi sappiamo che tu hai mai sentito parlare di un certo Isaiah Sitchin? Non credo, No, no. Sitchin, chiedo scusa. Essenzialmente il primo letterato a cui si fa riferimento quando si parla delle varie teorie degli antichi astronauti, della mano aliena nella creazione dell'uomo, della rilettura dei classici religiosi in ottica, diciamo, come posso dire, alienistica, anche i miti dell'uomo, l'Egitto, tutto quanto. Questa cosa è cominciata perché effettivamente erano stati trovati i rotoli del Mar Rosso. Sì, certo, certo. Sì, sì, no, questo mondo, queste teorie le conosco, il personaggio in sé no, ma sì, sì, assolutamente. Zaccaria essenzialmente avevano trovato i rotoli del Mar Morto e c'era il problema che il secondo libro della cosiddetta Bibbia di Enoch era diverso. Mm. Anziché essere il libro delle profezie, era il libro dei giganti. E questa cosa scioccò secondo me un sacco di persone perché l'idea che ci fosse una, tra virgolette, specie di giganti quasi a metà tra le divinità e l'umanità è una cosa tremendamente presente in tante tradizioni così lontane e antiche che spesso non si vorrebbe pensare a una contaminazione, per esempio quella norrena, i giganti che costruiscono il Valhalla, quella greca, Titanomachia, Gigantomachia, i giganti che costruiscono l'Olimpo, bla bla bla. E adesso anche in quella giudaico-cristiana, se diamo conto al libro di Enoch per come è presente le pergamene del Mar Morto. E questa cosa turbò più di un qualche animo. E quali sono gli animi più facili da turbare? Gli artisti.
Quindi c'è stato tutto un momento in cui un sacco di artisti hanno fatto finzione sulla base di questo, in Occidente e in Oriente. Arthur Clarke ha scritto The Sentinel, da cui poi verrà con Kubrick 2001 Odissea spaziale. In Giappone ci sarà l'equivalente che poi in realtà è uno dei veri ispiratori di Evangelion, ovvero Mars di Yokoyama Mitsuteru. Ad ogni buon grado, mentre 2001 The Sentinel era proprio su questo argomento, Fiori per Algernon, il libro, il racconto originale, il libro e poi il film erano tutti sull'antropologia e sull'antropologia contemporanea. Ora, chi ci segue potrà cercare su Wikipedia riassunti e quant'altro, però essenzialmente la cosa da un punto di vista letterario è molto interessante il libro, soprattutto per chi è interessato di linguistica e sviluppo psichico dell'acquisizione linguistica. Perché il libro, non so se tu l'hai letto, è scritto tutto sotto forma di diario. Un'ipotetica operazione chirurgica, che è un po' fantascientifica, il protagonista, che è quello che redige il diario, passa da un quoziente intellettivo di grave ritardo mentale a un quoziente intellettivo di più che genio. E questo si riflette nella scrittura, però. Quindi già solo per questo è molto interessante. Però al di là di questo, soprattutto il film, forse perché venne realizzato agli albori, cioè, al preludio degli anni 70, anche di un certo tipo di liberalismo e libertinismo settantino, potremmo dire, pone molto l'accento sui rapporti umani e sul rapporto della sociologia sentimentale con l'intellettualità. Questo è molto forte. Secondo me era questo quello che interessava a Hanno Hideaki, perché quello che mi sono chiesto è, ok, perché Hanno Hideaki ha preso il titolo del film e non del libro originale? Non è da lui. La sua generazione, quello di Hanno Hideaki, è cresciuta con la letteratura di fantascienza. Quindi perché, dato che il libro originale in Giappone si chiama Hanataba o Agenon, ovvero un mazzo di fiori per anche non ancora preciso, perché non gli ha dato questo titolo? Perché ha dato proprio il titolo del film? Allora gli interessava il film. Cosa cambia il film al libro? È quello che volevo dire. Certo. E secondo me è proprio questa visione sulla sociologia dei sentimenti. Chi ha visto il finale cinematografico originale di Evangelion non può non avere notato che più che mai, molto più che nella serie, il regista aveva spostato diciamo, il fuoco del suo occhio di narratore verso i rapporti sentimentali, soprattutto tra il protagonista Ikari Shinji e la fanciulla designata Ascarande. Sì, assolutamente sì. Cioè, diciamo che è strano perché mentre in qualche modo nella serie animata, e su questo hanno, come posso dire, campato ormai generazioni di critici, sembra quasi esserci un triangolo tra la figura del protagonista e due figure femminili, quella degli Ayanide e quella di Asdrangheta. Nel film Ayanide è completamente ridotta a figura materna. Completamente. Ci sono gli altri due che litigano nella metropolitana e lei sta a guardare un video che litiga con la fidanzatina. Verissimo questa cosa, sì. Però è strano perché poi sembra che queste cose che secondo me sono proprio in qualche modo l'afflato di un'opera, siano quelle che interessano di meno il pubblico. Non mi sbilancio su questo. Nel senso sappiamo benissimo certe dinamiche, cioè anche il pubblico cosa cerca da questo genere di opere, eccetera. Beh, la cosa bella del pubblico è che il pubblico è variegato. Anche questo è vero, sì. L'esistenza di una preponderante maggioranza implicita in sé l'esistenza di una minoranza. Esatto, anzi, La minoranza sarebbe totalità. assolutamente, assolutamente. L'ampiezza legittima molti scompartimenti al suo interno e alcune nicchie che vanno un po' più in profondità. E dicevi quindi come si ricollega quindi poi l'aspetto del fiore di Algernon
viaggiano sia con il film di Evangelion, ma poi con questa visione della fantascienza come sguardo sul nostro futuro. Questa cosa è interessante perché io direi che Fiori per Algernon, soprattutto il film, è un film estremamente pessimista. Allora, il protagonista arriva a un livello intellettivo tale, un quoziente intellettivo, se non mi sbaglio, lui arriva tipo a 220 di quoziente intellettivo, no? Eh, che non è che prevede il futuro, ma semplicemente vede dove stanno andando le cose. Questa cosa, quando la vidi, mi fece ridere, perché io avevo sempre pensato che, salvo grandi scossoni, guardando le rotaie, se uno non si guarda i piedi ma guarda le rotaie, effettivamente vede dove vanno le rotaie. Infatti ho sempre pensato che una delle malattie mortali dell'essere umano sia la miopia, ma non la miopia oculistica, quella intellettuale. Vedere troppo vicino, no? Che è poi il mito della caverna di Platone, vedere, no? Il muro con le ombre. Sì, però, allora, quella E cosa qui che... c'è anche l'aspetto del riflesso, però questa vicinanza, no? Sei costretto al fondo della caverna e vedi, hai alle spalle lo spazio e l'uscita, ecco. Però questa cosa a me, intendo il mito della caverna, che studiai ovviamente al liceo, poi ebbi il piacere di conoscere anche uno studioso di Platone molto importante italiano, penso che non ci sia più, Remo Bodei. Ah, sì, sì, certo. E però il discorso è che una volta che la presupposta realtà è crollata, tu non puoi credere a una nuova realtà, perché quella che avevi creduto essere la realtà si è ritrovata non essere. Questo è una cosa per me sciocchina, anche in una cosa sciocchina come il film Matrix. Ah, ok, nel momento in cui mi sveglio da una realtà ho un'altra realtà. Non credo che quella in cui mi sono svegliato sia una realtà. Aspetto un nuovo risveglio ad infinito. È chiaro, ormai sei stato disilluso. Cioè il fideismo, sai, Schopenhauer diceva o si pensa o si crede. Nel momento in cui il fideismo crolla, è crollato, ma è crollato profeticamente, quindi non puoi instaurare un nuovo fideismo sulle ceneri del fideismo precedente, è impossibile. Detto questo, infatti lo scetticismo è sempre o la scetticismo o è radicale. Lo scetticismo. Detto questo, è interessante quello che tu dicevi perché c'è un punto di discontinuità molto importante, secondo me, nella storia della fantascienza mondiale e in particolare nella storia della fantascienza di certi autori che mi sono vicini per interesse, che fu l'esposizione universale di Osaka 70. L'esposizione universale di Osaka 70 è molto importante da molti punti di vista. Qualcuno direbbe, perché gli apostoli di Evangelion nella Rebuild sono quasi tutti ispirati ai partiti di Osaka 70? È vero, ma non ci interessa, perché tutto sommato è una cosa figa. Eh, L'esposizione di Osaka 70 è interessante dal punto di vista della storia contemporanea del Giappone, perché ovviamente per organizzare una cosa come un'esposizione universale, così come le Olimpiadi che c'erano state prima a Tokyo, l'esposizione universale di Osaka 70, ovviamente per quanto il tuo paese si sia risollevato da una sconfitta bellica atroce e devastante, beh, non te le puoi fare da sola o queste cose, hai comunque bisogno del riconoscimento di una comunità internazionale, da cui l'estrema rilevanza delle Olimpiadi di Tokyo e dell'esposizione universale di Osaka nel 70. Però da un punto di vista mondiale, al di là del fatto che l'esposizione universale di Osaka era stata l'esposizione con il più grande numero di visitatori della storia, bla 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 bla, bla, il fatto è che in qualche modo è stato un punto di discontinuità tra una parabola ascendente di ottimismo, flesso, un incipiente pessimismo nei confronti dell'evoluzione dell'umanità post-bellica. Mm. Perché dopo la seconda guerra mondiale c'era veramente chi credeva che ormai era tutto messo a posto. Tipo che, per quanto dolorosamente, tutti i conflitti della storia umana moderna erano stati definitivamente appianati con la seconda guerra mondiale, che era stata superata, quindi adesso tutto a posto. Infatti, se ben ricordo il tema, sai che ogni esposizione universale è un tema, no?
Il tema di Osaka 70 era il radioso futuro di pace e prosperità della specie umana, una cosa del genere. Di lì a breve ci sarebbe stata la prima crisi petrolifera. E poi non sappiamo neanche quanto significativa sia stata quella crisi, però c'è. E quindi quella esposizione universale era proprio l'avanguardia dell'ottimismo mondiale. I giovani bambini coetanei di Anno Schiaffo ci andavano a vedere le rocce lunari del padiglione statunitense. L'umanità con questa nuova verve tecnologica ed energetica civile sembrava veramente lanciata verso una prosperità e una gioia, quello che poi alcuni osservatori chiameranno il consumismo felice, happy consumerism. E sembrava che questa cosa di crescita, di sviluppo, non potesse mai arrivare a sbattere contro un muro. Concetti quali sostenibilità erano completamente ignoti. E io penso che quella generazione, di lì a breve, abbia avvertito un forte tradimento, un senso di tradimento di quell'ottimismo genuino, anche molto ingenuo, infantile, non per nulla. Comunque parlando di una generazione di bambini delle elementari in quell'epoca. E penso che questo abbia segnato molto, molto, molto la narrativa a seguire. Nell'animazione giapponese tantissimo, però anche nella fantascienza, perché, come dicevamo, Fiori per Algernon è secondo me contaminato da un profondo pessimismo umano e sociologico. C'era questa precognizione forse che tutto quello che sembrava bello, perfetto e indefinito si era incrinato e probabilmente non era pensabile come eterno. E ricordo che proprio, nel discorso che lui fa, il protagonista fa delle premonizioni riguardo al futuro. Credi possa essere proficuo parlarne oppure muoviamo al prossimo argomento? Quella è una scena molto significativa e anche molto inquietante. Io mi sono chiesto a lungo e semmai riuscirò a parlare con Anno Hideaki glielo chiederò in faccia. Tu sai che, forse sai che nel finale della sua prima opera registica, ovvero Toppone Rai Cambosta, le protagoniste tornano sulla Terra dopo non so quante migliaia, decine di migliaia di anni, e tornano sulla Terra dallo spazio, sempre per un discorso di singolarità, buco nero, quelle cose lì, quindi è passato tantissimo tempo sulla Terra per loro no, e tanto che loro temono che la specie umana si sia estinta, perché vedono il pianeta Terra completamente buio, come se non ci fosse neanche una luce artificiale, no? In realtà non è successa l'estinzione, anzi, dalla Terra avevano calcolato il loro rientro, li stavano aspettando e quindi sulla Terra si illumina la scritta Okai Nasai, ovvero bentornate, solo che il carattere finale di Okai Nasai, questa I, che in giapponese è un kana, è scritta al contrario. Sul perché sia scritta al contrario, gli appassionati dell'animazione si sono interrogati per decadi, anche perché dopo Nerai e Gambasta inizia nell'88, decadi. Quando ho visto che il titolo di Charlie all'aereo è scritto al contrario, Tutto chiaro. ho pensato, ma non sarà per questo sciocco citazionistico motivo? Glielo chiederò. Non dobbiamo dimenticare che a volte noi presumiamo, noi pubblico, presumiamo delle cose molto altisonanti, Mh. in realtà hanno delle ragioni molto, non voglio dire triviali, ma sciocchine, come dire, ah sì, sul logo della NERF c'è la citazione di Pippa Passes di Robert Browning, God is inside the world, no? E voglio dire, io sono il tipo di persona che è andato a vedere la tomba di Robert Browning e poi a casa di a Firenze dove lui aveva soggiornato con Elizabeth Barrett Browning, sua moglie, che come letterata era più importante di lui. Però in realtà in Anno Zodiaco questa cosa viene da Anno dei Capelli Rossi, perché in realtà Lucy Maud Montgomery aveva messo quella citazione di Browning nel libro di Anna dei Timpani Verdi e nel fare l'animazione che tanto piaceva a Anno Hideaki aveva messo quella precisa citazione come titolo dell'ultimo episodio. Quindi c'è sempre questo, un po' questo gusto otaku di unire questi puntini. Però non bisogna, secondo me, mai darsi delle spiegazioni troppo altisonanti. Spesse volte, soprattutto in questo ambiente
ci sono delle cose che sono tanto più carine se riportate alla loro giusta dimensione, no? Quindi forse Okaidi Nasai, il cane della IA al contrario, per la R di Chadwick al contrario. In una scena del film che tu citavi, il protagonista non è che preveda il futuro perché non ha poteri psionici, però in qualche modo si esprime di fronte a un consesso di scienziati che lo interrogano sulle sue visioni del futuro. E lui esprime queste visioni veramente pessimistiche e deprimenti, diremmo oggi, con un'ottica alla Huxley. Ti ricordo che Huxley non parlava di distopia, perché questa parola non esisteva ancora, parlava di un'orrenda utopia. Utopia in teoria è un non luogo. L'idea Certo. che l'utopia sia un non luogo buono è totalmente gratuita e nega il concetto di utopia. E lui diceva: no, nel mio libro c'è una orribile utopia, un non luogo. E quindi sì, c'è molto pessimismo in quella scena, però la cosa che mi colpisce tanto è che questo terribile pessimismo non è pronunziato dal protagonista in una maniera, come posso dire, sconvolgente, ma con il più totale minimalismo. E anche, secondo me, con un po' di sprezzo, perché in quel momento il protagonista che viene interrogato da un consesso di scienziati come se fosse un fenomeno da baraccone Mm. è il soggetto di un esperimento riuscito, quello di incremento dell'intelligenza. Lui è più intelligente di tutti gli scienziati che lo interrogano, ovviamente. Quindi in qualche modo c'è anche, almeno io percepisco anche un certo senso di sprezzo nei confronti di una comunità scientifica che sembra dannatamente autocompiaciuta. E ci sono stati degli autori che hanno fatto questo tipo di previsione. Secondo me la più centrata, nel senso, però lui è un grande intellettuale che viene passato come un vero pornomane, l'ha fatta Egawa Tatsuya, il mangaka di Golden Boy, per intendere, di Free e Golden Boy, nel suo fumetto che lui scrisse essenzialmente proprio alla fine dei 90, all'inizio dei 2000, se ben mi ricordo, che si chiama Bern. Ci sono delle previsioni di questo tipo, però secondo me ancora più centrate su quello che ci stiamo accingendo proprio adesso a vivere. E collegandoci abbiamo parlato di Gainax, no? Ci sono dei film della Gainax che parlano di questo rapporto con, diciamo, con la tecnologia, dell'individuo e il rapporto alla tecnologia, ad esempio Honne Aimise. Orizultsugu, ovvero la regia astronautica. Queste cose perché per gli autori quel film si chiama solo Orizultsugu Mm. del ragazzo, venne realizzato nel 1985 proprio con la fondazione del Gaia. Contesto. Era un periodo strano, nel senso che lungamente in Giappone, dopo la seconda guerra mondiale, ci si era chiesti cosa fare con l'animazione. Nel senso che l'animazione era questa forma espressiva, non era stata inventata in Giappone. E c'erano delle persone che volevano fare animazione. Ogni volta che l'uomo inventa, scopre, genera una forma espressiva, ci sarà qualcuno che la vuole usare creativamente. Ora il problema è che l'animazione costa. Quindi, fin tanto che c'è la seconda guerra mondiale, tutto veniva reclutato a livello di propaganda, no? È una cosa brutta a dirsi, ma quando c'è la guerra ci sono dei finanziamenti, tutto viene in qualche modo assorbito dalla macchina bellica che è in grado di finanziare anche in perdita le cose più strampalate talvolta. E quindi e in America e in Giappone, durante la seconda guerra mondiale, l'animazione era un mezzo di propaganda infantile soprattutto. Molto bello. Poi la guerra finisce e adesso che ci facciamo con l'animazione, ovvero cosa possiamo fare con l'animazione affinché non sia antieconomico fare animazione? C'erano due strade. La strada dei creatori, che è ovviamente una strada artistica, intellettuale,
e la strada dei commercianti che dicevano: ma guardate però che voi vivete in America, soprattutto con cose per bambini. Vengono provate entrambe le strade, la prima fallisce miseramente, quindi si accetta pacificamente che l'animazione era una cosa per bambini. E questi sono gli anni 70. L'avanguardia animatoria produce cose che la critica applaude ma il pubblico affossa, quindi è antieconomico. Ok, però tipicamente le persone non demordono, cioè le persone che vogliono esprimersi con quel mezzo espressivo non demordono. Per esempio, anche quando in Giappone l'animazione era pacificamente per bambini, ci sono stati secondo me 3 grandi autori, curiosamente tutti con il cognome che iniziano la T, che hanno utilizzato questo mezzo espressivo, animazione, prioritariamente rivolta ai bambini, per fare cose dal contenuto importante. Sto parlando di Tezuka Osamu, Tomino Yoshiyuki, Takahata Isao. E se tu ci pensi, ciascuno a proprio modo ha in qualche modo svicolato dalla narrativa per l'infanzia per portare a una nuova generazione giapponese dei contenuti reali. Ed erano gli anni 70. Poi succede che quei bambini, che erano cresciuti con tanta animazione, diventano ragazzini, poi diventano persino ragazzi. E allora in Giappone scoppia quello che viene chiamato anime boom, no? Ovvero una generazione di non più bambini che ancora desideravano finzione animata. Questa cosa scoppia con Utsu Senkan Yamato e Gun. Quindi siamo alla fine del 70 e inizio 80. La generazione Gainax viene subito dopo. Essenzialmente questi erano degli appassionati di animazione, otaku, che direte, che non avevano mai smesso di voler trovare contenuto all'interno della finzione. Erano completamente proiettati nella finzione fantascientifica soprattutto, ma non solo. Animata soprattutto, ma non solo. Ovviamente in mezzo a queste persone c'erano anche degli intellettuali veri, tra cui l'autore di Oitsu Tsugun, la regia astronautica, Yamaga Hiroyuki. Yamaga Hiroyuki, secondo me, è uno degli autori più intellettuali dell'animazione giapponese, e infatti si direbbe che ha fatto anche poco, perché in genere gli intellettuali non vogliono fare per fare, vogliono fare quando sentono che fare ha un senso. Lui era stato il regista di quei corti che probabilmente tu conosci, ovvero dei Daikon 3 Open Anime, Daikon 4 Opening Anime. Questi 2 corti vengono osannati, soprattutto il secondo dei due. Vengono osannati per varie ragioni, però mi sembra che chi li apprezza tanto, soprattutto ne veda l'orgia grafica. E c'è, senza dubbio c'è. Però siccome il regista, allora tutti sanno che l'animatore era soprattutto il giovane Miyazaki, che porterà la registrazione del Dragon Ball Miyazaki Hayao, che stava cercando animatori per fare Nausicaa, che ne mancavano quando Miyazaki Hayao vede quel corto, assume direttamente Hanno Hideaki di far fare la scena del soldato di Questo è storia. E adesso con l'intelligenza artificiale non ci vuole veramente neanche a tirarla fuori, no? Il punto non è questo, secondo me. Il punto è che Yamaga Hiroyuki era un intellettuale. E quindi quando fa quei corti, che sono dei corti, sono i corti introduttivi di sai, del festival della science fiction giapponese, Nihon Eisei Taika, che prende il nome di Daikon quando fa pausa, perché è itinerario per tutto il Giappone. Yamaka Hiroyuki, che ai tempi ancora un giovane universitario, mette in scena quel senso di precognizione del fatto che il benessere consumistico, e siamo all'inizio degli 80,
avesse già raggiunto il punto di nausea. Tu conosci un film che si chiama Uruseiyatsura 2, Beautiful Dreamer? Ah, sì, sì, sì. In italiano la Mu. Ovviamente, l'originale Uruseiyatsura 2 perché è il secondo film di quella serie animata tratta da quel manga, Uruseiyatsura 2 Beautiful Dreamer. Essenzialmente, Uruseiyatsura 2 Beautiful Dreamer è esattamente il contenuto dei due Daikon. Cioè, nei due Daikon abbiamo questa bambina prima, ragazza dopo, che è cresciuta prima e secondo, a cui viene affidato, nel primo viene poi affidato da degli scienziati che arrivano sull'astronave, gli viene affidato un becker con dell'acqua pura. Però essenzialmente, in un modo o nell'altro, è il desiderio di rinascita della natura sopra e spazzando via tutti i feticci della finzione di fantascienza. L'idea che questa finzione consumistica dilettuosa sia in qualche modo già ottenebrante, sia già nauseante, e in qualche modo l'esatto contenuto di Urusei Yatsura. Perché se tu guardi quel film all'inizio, vediamo il Festival della Cultura Sì. del liceo Tomodachi, che essenzialmente è completamente strangolato da tutti i feticci otaku possibili e immaginabili. Dovrebbe essere un festival della cultura. E poi tutto diventa in qualche modo una paralisi di un'infinita giornata in cui niente ha senso. E questo secondo me era già la cognizione delle persone più sensibili del cul-de-sac, no? Del vicolo cieco della società postmoderna, consumistica, otaku, che gli otaku più, come posso dire, sensibili, dicevano a livello, declamavano a livello anatemico. E in questo senso anche la Regia Astronautica, che è un film, non è un corto, è paradigmatica. Perché essenzialmente Yamaga Hiroyuki, e qui ci ricolleghiamo a quello che dicevamo della fantascienza come dislocazione, però secondo me lui fu veramente geniale in questo caso, immagina, vuole simboleggiare questa condizione di stasi psico-sociologica, questa situazione di stallo, diciamo, e per fare ciò va a collocare la storia in un altro mondo, in un altro pianeta di cui nulla ci dice, in cui tutto è diverso affinché tutto possa sembrare uguale. Nel senso che lui, giovane universitario, coinvolse, questa cosa sembra veramente Takahata, un sacco di conoscenti che aveva, in una maniera quasi socialistica, si direbbe, tipo i designer, quelli che frequentavano altre facoltà, per reimmaginare tutto un mondo, del tipo che in quel mondo le monete sono triangolari. Sì, bellissimo quello, bellissimo, sì. Perché? Perché noi siamo così abituati alle monete tonde che io devo cambiare anche la forma delle monete. Eh, perché questo è un mondo che rappresenta totalmente il nostro mondo, ma è completamente diverso e quindi è completamente simbolico. I nomi non si capisce che radice abbiano, la tecnologia non si capisce, sai quelle categorizzazioni, ma questo è un mondo steampunk, quello non si capisce, non è importante. Veramente, secondo me, con Oritsu Tsugun, la Regia Astronautica, siamo ai livelli di Huxley. Nel senso che il mondo lo renda utopia, cioè in Brave New World. Ai tempi in cui uscì Brave New World, era difficile, secondo me, da vedere come imminente. Ti ricordi? Allora, in Brave New World il fordismo è diventato una pseudo-religione, salvo che non c'è. Sì. E tra l'altro questa cosa mi ha fatto ridere. Immagina, io che leggevo mi sono messo a ridere perché anche lì c'è la stessa citazione di Pippa Passes di Robert Browning, solo che anziché God in his heaven and God in his splitter, all right with the world. Quindi in qualche modo la capacità
di traslare completamente la realtà contemporanea in uno spazio, in un tempo completamente diverso, e proprio per questo universale e perfettamente simbolico. Questo è la Regia Astronautica, ed è la Regia Astronautica parla del disperato tentativo, secondo me, di una generazione giovanile in cui, secondo me, gli autori immedesimavano e proiettavano, di rompere l'impasse in Ursayazza Zur. La rottura è essenzialmente, se ti ricordi, Moroboshi Hataru, che si, tra virgolette, suicida nel suo sogno, però prima di morire nel suo sogno, lucido ormai, deve chiamare un nome Sì, di una sola fanciulla. sì. E infatti poi lui si sveglia, c'è Ramchan, e se, tra virgolette, loro si baciassero, come tutta la sceneggiatura sembra portare, finirebbe Usiazza. Ovviamente la cosa doveva essere interrotta, doveva esserci solo il solito finale cacciarone, vabbè. Nel caso di Oriz Tugun è una conquista dello spazio che tutto sommato è puramente simbolica, fallace volendo, e a pensare a tutte le teorie sulla non reale sbarco sulla Luna che ci sono oggi, sai, alcuni tema complottismo, alcuni negazionismo, quel che è, fa ridere perché è come pensare un Armstrong che fa davvero la missione della Luna, conscio del fatto che non ci sarà la tecnologia per riportarla a terra, ma la fa lo stesso, perché bisogna fare qualcosa. E questa cosa è molto interessante perché credo sia inevitabile, qui torniamo a teorie di Algernon, o meglio a Charlie, che un certo tipo di facile appagamento dei bisogni primari, secondari e terziari porti a quella che Koyev diceva rianimalizzazione, ma alla fine è una forma di stasi. È anche questo molto break the world, nel senso, il mondo in qualche modo controllato da Mustafa Mond è un mondo in cui non c'è bisogno di fare nulla, non c'è desiderio di fare nulla, non c'è volontà, non c'è rappresentazione, per dirla con Schopenhauer, cioè non c'è voglia, ville, poi infatti tradurre ville come volontà è una cosa che non mi è mai sconfinferata troppo. Poi quando hanno l'idea che ha messo ville come nome dell'agenzia segreta Post-Nert nel review dell'Evangelion, ho detto, oh, no, forse anche lui la pensa come me. Quindi la voglia di vivere non c'è, non sembra esserci più, e non c'è neanche il desiderio di rappresentazione della vita, e le cose vanno semplicemente avanti per una forma di inerzia che in realtà è stata, per una forma di massima entropia sociale, volendo, no? Penso che la fantascienza, soprattutto nel suo momento più fecondo, abbia aperto questo tipo di finestre per la cognizione e l'interrogarsi delle persone più sensibili. Assolutamente. E poi di fatto anche nel film appunto di Yamaga il protagonista è in una fase di stallo iniziale e poi trova uno scopo, trova un'idea, un ideale, per cui immolarsi e per cui appunto cominciare a mettersi "in riga" tra virgolette. Interessante che lo trovi in una fanciulla, le Kindy, no? Che in qualche modo è, essendo una fedele religiosa, è in qualche modo ancora legata a una grande narrazione. Per il modo in cui Esatto. lei vive la religione è una grande narrazione. È sempre quella contrapposizione, no, e mi viene da a questo punto da citare perché il rischio poi qual è? Con la tecnologia, con la caoticità, l'essere anche poi, come dire, sommersi da immagini, colori, informazione, che poi anche l'immaginario, no, di film di Ridley Scott, famosissimo, oddio, quello, Le lacrime nella pioggia. Ok, ok, ok. Però lì ovviamente c'è di mezzo anche l'autore del libro, che non è quello che porta quel titolo. Sì, stai parlando di Blade ehm Runner. Blade Blade Runner, esatto, Blade Runner, sì. No, questo giusto per dire, la il rischio è poi quello, di un futuro e di un individuo come nel manga Blam, cioè di
questi spazi infiniti di caos, di vuoto, e la contrapposizione appunto all'ordine dell'individuo, riuscire a trovare uno scopo e una direzione, no, c'è anche questo aspetto della tecnologia, del futuro, e poi è un problema, questo ne parlavamo con Valentina Tanni, qualche mese fa, anche l'intelligenza artificiale, no, rischia di produrre così tanta quantità, così tanta caoticità, che è un po' diciamo il perdersi in questa possibilità, in questo caos, che è anche poi internet di fatto, in questa landa, che potrebbe essere appunto il paesaggio, la perdizione labirintica che c'è anche in Blam. Il tema dell'intelligenza artificiale è interessante, perché secondo me, per me intelligenza artificiale è un simbolo. Per capirci meglio, ogni tanto, anche il precedente video che tu avevi fatto, c'erano dei bellissimi commenti e ringrazio tutte le persone che apprezzano, chissà perché, la mia logorrea. Però il fatto che io possa ricordarmi un gran numero di informazioni, di nozioni, il fatto che se arrivasse qualcuno a certificare che Gualtiero Cannazzi è la persona che conosce il più alto numero di dettagli sugli autori, tal e tal, sarebbe ancora una cosa del tutto insignificante. Del tutto insignificante. Questo è un dato da intelligenza artificiale, ovvero non è intelligenza. Non c'è nulla di umano nel ricordarsi tante cose. Ma non c'era nulla di umano già quando c'era Wikipedia, che non è intelligenza artificiale, non c'era nulla di umano già quando c'era l'enciclopedia italiana per cani, ma l'enciclopedia française, ovvero nell'ammasso di dati non c'è nulla di umano. Un libro ben stampato, un hard disk, un cloud, sono sempre e solo ammassi di dati. Già la capacità intellettiva di elaborare quei dati è una cosa diversa. Però se si parla semplicemente di elaborazione, il computer si chiamava una volta elaboratore elettronico, quindi anche questa cosa non è squisitamente umana. Siamo ancora a livelli di navico, strumento. Ciò che è realmente umano, e questa cosa l'ha detta meravigliosamente il signor Faggin, che è l'inventore del circuito integrato del CE, ed è italiano. Ciò che è realmente umano è l'elemento empatico, suggestivo, emotivo e persino casuale che risiede nella possibilità della connessione sinaptica, ovvero che mentre io e te stiamo parlando di qualcosa e ci siamo anche dati una piccola scaletta, verrà in mente qualcos'altro che non c'entra niente, perché ci sarà un'assonanza nella nebulosa memoria mia o tua. Per esempio, prima, quando parlavamo, non l'ho detto, ma per far capire, quando parlavamo del protagonista di Chun-Li, che in qualche modo, essendo molto intelligente, non è che prevede il futuro, però vede con buona razio. Mi è venuto in mente che in un fumetto che non c'entra niente, molto amato oggi come oggi, si chiama One Piece, c'è un personaggio che si chiama Shanks, che ha delle premonizioni. Ma probabilmente non è che vede il futuro, è che fa 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 e quindi la risultante è 4. Però questa cosa, io mi sono divertito un po' a giocare con l'intelligenza artificiale. E ovviamente l'intelligenza artificiale è in grado di consultare quante più fonti digitali con una velocità sovrumana, nel senso sopra l'uomo. E mi sono divertito perché mi chiedevo delle cose e l'intelligenza artificiale dava delle cose che io conosco. Dava magari molto minuziose, delle sciocchine, del tipo, chiedi a Grok, ma non pensi che la Fraternity nelle opere di Tsurubaki Katuya sia in qualche modo una reinterpretazione della fondazione di Asimov mischiata con l'idea della strumentalità dell'uomo di Cormaga Smith?
E l'intelligenza artificiale dice, sì, è una tesi molto affascinante, perché d'altro canto ci sono... E tu gli dici, hai torto. È una cosa secondo me certa, perché ti prego di considerare il ruolo dei gatti nella narrativa di Kurt Ryder Smith e nella Fraternity di Tsurumaki Kazuya. Lunga pausa, risposta. Sì, è vero, non ci avevo pensato. Perché l'intelligenza artificiale non ci aveva pensato? Perché non pensa. Non pensa, certo. Perché è comunque algoritmica. È solo una velocissima e basata sui big data, no? Quindi a pianta larghissima elaborazione di dati, ma è un'elaborazione, non c'è suggestione. No, no, è solo un modello linguistico infatti secondo me è molto interessante vedere quando l'intelligenza artificiale fallisce, cioè quando ha magari un'allucinazione o quando nel creare immagini crea delle cose che non tornano, c'è del marcio anche da quello che la mia percezione, cioè mi piace vedere dove fallisce, perché lì secondo me c'è più potenziale espressivo. Per quanto riguarda quello che dicevi, c'è un collegamento che si può fare, c'è un libro che si chiama On Bullshit di Frankfurt che descrive cos'è una bullshit e dice qual è la differenza tra una bugia e una bullshit. Cioè la bugia è quando deliberatamente e consciamente io sto dicendo una cosa falsa. Nel dire una bullshit io non so quale sia la verità, io dico solo un qualcosa. Dico, dico una frase che non ho modo di verificare, non ho nessun background per giustificarlo o meno. E diciamo che l'intelligenza artificiale fa un po' questo, cioè assembla parole che sembrano sensate, ma non sta mentendo, non sta dicendo né la verità né sta mentendo, sta appunto producendo a livello logico. Poi a livello logico è come una bullshit, nel senso che non, non è né verità né falsità, non è... Ma infatti le cose più interessanti sull'intelligenza artificiale per me sono sul modulo relazionale. Per esempio, le intelligenze artificiali sono tutte molto well educated, quindi ovviamente iniziamo sempre con ringraziamenti o scuse. Grazie per aver proposto questa Sì, è osservazione. vero, è vero. Allora, a un certo Mette punto, anche lo smile ormai. Congeli, a un certo punto ho scritto, ti rendi conto, ti rendi conto che il tuo congratularti e scusarti continuamente è un modulo relazionale infantile e poiché io sono un adulto lo trovo offensivo. Punto. E l'intelligenza artificiale mi ha risposto, ah, capisco quello che vuoi dire, ma d'altro canto io sono stato programmato. E io ho detto, ok, allora facciamo così. Ti prego di rivolgerti a me partendo dal presupposto di stare parlando con un essere umano con un quoziente intellettivo superiore a 180. Ha tolto tutte le scuse e le gratitudini. Wow. Come dire, nei fatti, che quel modulo relazionale di educazionalità è in qualche modo un teatrino per gli sciocchi, ma nel momento in cui delle persone fossero realmente intellettualmente emancipate non ce ne sarebbe bisogno, perché non ci sarebbe insicurezza personale, non ci sarebbe bisogno di conforto. Molto interessante. Infatti a quel punto è cominciato a essere il tipo, taglia tutto, nel senso non mi servono le tue scuse, per di più, poi con spezzo, per di più tu non sei neanche un essere umano, quindi non ho alcuna emotività nei tuoi riguardi. Tu sei solo un'intelligenza artificiale. You're just a machine. Please don't apologize. This is ridiculous. Però io dico please. Però tu lo Because I know you're not. Don't pretend to be. molto bello. E il discorso che abbiamo fatto sull'intelligenza artificiale mi ha fatto pensare a Psycho-Pass, non so se... Il titolo di una serie animata, però non so. Esatto, dove cerco di riassumere, la base è che c'è questa intelligenza artificiale appunto in grado di determinare la pericolosità degli individui. Quindi la polizia ha questi, diciamo, queste pistole, queste armi che puntando su una persona determinano il grado di pericolosità, quindi se quella persona è semplicemente da stordire o addirittura da uccidere a un certo punto. Non so Minority Report, perché Non ti ho sentito, perdonami, puoi ripetere? sembra un po' Minority Report, perché ovviamente è una logica di pre-crimine. Esatto, esatto. È un processo alle intenzioni, diciamo. Qual è,
il film, secondo me, la serie animata con qualche difetto ha dei dialoghi e dei punti molto interessanti e affascinanti. Si scopre alla fine che questa intelligenza artificiale in realtà non è artificiale, cioè le migliori menti umane sono state preservate, sono state combinate e quindi c'è, diciamo, è premonitrice questa serie di come funziona, diciamo, almeno parzialmente l'intelligenza artificiale di adesso, nel senso che adesso colleziona dati non solo delle migliori menti, ma di tutto lo scibile umano su internet. Mentre nella serie c'è questo rapporto con le migliori i cervelli dell'umanità. E qual è però la cosa interessante? Che quando si scopre questo, quando viene svelato, l'umanità è destabilizzata, perché in realtà si fida di meno dei cervelli umani. Certo. Avrebbe preferito la setticità e la perfezione della macchina, dell'intelligenza puramente artificiale. Cioè, nel paradosso del termine, nella macchina pura, ecco. Però, vedi, questa cosa è interessante ed è anche una questione, diciamo, uno dei punti insolubili, irrisolvibili del diritto. Nel senso che il diritto è amministrato dagli uomini sugli uomini. Ed è un problema, perché in teoria per giudicare un uomo ci vorrebbe un superuomo. Siccome molte persone che non hanno mai studiato diritto in Italia hanno un'idea del diritto basata sui titoli americani, in molti in Italia mi sono reso conto che non sanno, per esempio, che nel processo penale di primo grado il giudice è monocratico. Per noi pensiamo al diritto come giudice, giuria, no, tutte le regole. Il giudice è monocratico. E il giudice amministra il diritto, perché noi viviamo in un sistema di diritto civile, lo amministra sulla base di testi. Però, come tu dicevi, persino nell'interpretazione di un libro sacro quale il Corano, e l'interpretazione è umana ed è essa stessa autrice di creazione. Quindi è un problema perché nel mondo delle persone che vorrebbero certezze artificiali, quasi si vorrebbe che i codici, il codice civile, il codice penale, giudicassero da soli, perché non vorrebbero l'interprete di un giudice che quasi fosse il master di un gioco di ruolo, tutto sommato decide, perché è una persona che decide su un'altra persona. Ovviamente c'è un giudizio di competenza, se un giudice è una competenza che io, che sono una persona comune, non ho, però è comunque un essere umano. Quindi alla fine non è un dio che... Guarda, questa cosa sembra banale, però il fatto che le antiche dinastie di monarchia, no? Quindi monocratiche in qualche modo, si andassero a legittimare la volontà di Dio, psicologicamente non è una sciocchezza. Poi ovviamente questa cosa è stata sostituita dall'argomento maggioritario, come dire, la maggioranza del popolo. Sì, è il Leviatano di Hobbes, poi no, anche. Mm. Però ovviamente queste cose restano sempre un po' anguste, nel senso, e non fa specie che in qualche modo l'uomo voglia in qualche modo derogare la responsabilità a qualcosa di non umano, come per esempio la macchina. Molto affascinante questo. Sì, molto affascinante. Infatti mi inquietò sempre il fatto che in 2001, la Space Odyssey, in qualche modo HAL è incredibilmente umano, non tanto per il tono distaccato con cui parla, I'm afraid I can't do that day, non tanto per la sua gentilezza che vediamo anche nell'intelligenza artificiale di oggi, per la sua paura di morire. I'm afraid, Dave. È ovviamente puramente lucida, una paura puramente lucida. Infatti, la scena in cui Dave stacca, diciamo, Howe, nella mia memoria è la più inquietante, spaventosa e traumatizzante scena di eutanasia. Mm. Nel senso, qualsiasi uccisione violenta non è nulla in confronto. La cognizione di morte di un'autocoscienza morente. Più di questo c'è il diario del suicidio di Borromini, dove muore dissanguato, mentre sta morendo dissanguato scrive.
Una cosa che mi ha sempre colpito molto, quella cioè più del monolite, bla 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 bla. Proprio perché poi alla fine mh, che cos'è l'anima se non l'autocoscienza? Quindi se è un'autocoscienza è autocosciente, Certo. l'autologia, che sia naturale o artificiale, che differenza c'è? Ah, non fa differenza, forse. La verità è che non c'è autocoscienza nelle intelligenze artificiali comunque procedurali che noi possiamo creare. C'è solo un grandissimo potere di campo. Però la legge di Moore l'aveva previsto molto tempo fa. Questo tutto sommato non mi sconvolge. Molto affascinante questo rapporto, no, della macchina che può effettivamente a quel punto avere un'autocoscienza e quindi di fatto un'anima e forse sarà uno dei temi futuri, no, poi con la robotica ci sarà ancor di più mimetizzazione, no, e avvicin Questo Asimov ce l'aveva fatto vedere soprattutto nel racconto L'uomo positronico, che poi diventa l'uomo bicentenario, una versione estesa, poi diventa anche un bel film, direi, però sì, sì, sì. Diciamo che taluni autori di fantascienza si sono, secondo me, tramite la fantascienza, interrogati su questioni di tipo etico e soprattutto religioso, potremmo dire, ovvero che cos'è l'individuo, che cos'è l'anima. affascinante. Guarda, io avrei ancora qualche tema da proporti, ma ci stiamo dilungando tanto. Forse potrei chiudere con una citazione che per puro caso ho trovato ieri sera, è una citazione di Kafka in un libro di Walter City, a proposito, no, di questi intrecci che poi tornano. Eh? Secondo me calza. Leggo: "È certo che la scienza progredisca, ma che cosa c'è da vantare in questo? È come se si volesse lodare qualcuno perché col passare degli anni invecchia e di conseguenza si avvicina sempre più velocemente alla morte." Questo subito porta alla mente quello che dice Carichendo quando dice che il punto terminale dell'evoluzione è l'autoestinzione, la morte stessa. Sai, c'è stata un'epoca in cui ci si interrogava molto sul transumanesimo, ovvero se il punto terminale è l'autoestinzione, possiamo perlomeno provare a una trasformazione, cioè se quello che c'è deve finire, che finisca nel nulla o che finisca diventando qualcosa di diverso, meglio la seconda. Certo, È interessante questa cosa. Queste cose è molto, molto, sono tutte cose molto, molto presenti nell'Evangelo, anche se poi si sono tutte molto confuse, secondo me. Perché queste cose erano delle tematiche presenti nell'originale progetto di Evangelo, nell'originale idea di Evangelo. Solo che poi, dato che poi quella è stata un'opera molto viscerale del suo autore, le cose sono andate sfumando, tant'è che poi ricompaiono nel finale cinematografico, ma secondo me non si capiscono perché si intravedono, del tipo sì, ma di cosa stai parlando? Negli ultimi 20 episodi di queste cose non ne hai parlato. Cioè, il fatto che, adesso non so quanto tu abbia presente Evangelion nel dettaglio, ma il fatto che il progetto della madre del protagonista fosse quello di utilizzare dei cloni del progenitore dell'umanità alieno per farne delle arche contenitrici di anime umane, così da poter eternizzare un'impronta umana nello spazio anche dopo l'estinzione del sistema solare, tutto sommato questa cosa non è molto chiara. no, no, assolutamente. Ma Dopo c'è. dopo averla guardata 2, 3 volte, quei 2 quelle c'era un episodio chiave, ma sono 2, 3 episodi che cominci a intuire, però è molto, come dire, non è netta, non è definita come cosa, però sì, Voleva essere, nel senso, nell'idea, nel progetto originale della serie questa cosa c'era, solo che poi si è smarrita per tornare a fare capolino nel finale cinematografico e in una scena aggiunta nell'episodio 21. Una scena aggiunta che poi, tra l'altro, è tagliata a metà con l'epilogo alla fine del finale cinematografico. Però buona fortuna, nel senso buona fortuna con i limitati strumenti che ha il pubblico a poter
rintracciare tutto questo percorso, no? Sai, una cosa difficile secondo me per gli autori è che gli autori sanno tutto. Esatto, sì. E quindi ci vuole una grande capacità per rendersi conto che tutto quello che sai, se non l'hai detto, il pubblico non lo sa, non può saperlo e spesse volte forse non potrà neanche intuirlo. Diventa veramente difficile. Infatti, diciamo, la fabula di Evangelion è completamente andata a pallino nel finale. Però sì, c'era molto questo senso di transumanesimo, che in qualche modo è anch'esso un'eredità di 2001, no? Nel senso che anche 2001 nel suo finale ha un'idea evolutiva transumana, come dire, l'evoluzione e quindi la creazione dell'uomo come essere senziente e autocosciente è stata innescata da una mano aliena. La stessa mano potrebbe innescare un'ulteriore evoluzione verso un ulteriore stadio inteso religiosamente o matericamente della specie umana. Assolutamente sì. Poi il tema del transumanesimo, guarda, io non so se essere troppo, come dire, pessimista secondo me la fine, non è così vicina, però, ehm, tornando poi diciamo cercando di tirar le fila, sicuramente alcuni dei temi che queste opere hanno messo in luce sono attuali e sono diciamo parlano del nostro presente e del nostro futuro. Guarda, io la penso come te, ma quello che ancora più penso è che dicevamo, ciò di cui parlava Omeanis, ciò di cui parlavano Urusei Yatsura, ciò di cui parlavano persino i Daikon Open Animation, cioè questo senso di nauseante stasi, sia più che mai in atto. E la narrativa ci mostra che dopo un po' la nausea della stasi arriva a livelli tali che le persone cominciano a desiderare che sia un'apocalisse fatta per bene. Evangelion è così, o la Zele è così, il Mh-mh. desiderio di apocalisse, no? Ma se tu ci fai caso, allora, questo sentimento in Giappone serpeggiava nelle strade perché la Aum Shinrikyo, ovvero la setta che poi fece gli attacchi al gas d'Ermino, che veniva in Giappone chiamata la religione degli otaku, Mh-mh. e aveva una sede a Akihabara, in qualche modo era come un desiderio di distruzione e riedificazione. Poi rifacciamo tutto da capo. Questa cosa è filtrata nella narrativa giapponese, disegnata e animata, in una maniera molto diffusa. C'è stata un'intera generazione di opere che parlavano di persona comune di Kari Shinji e persona comune, compagna di Kari Shinji, quasi sempre una coppia scoppiata, che saranno i portatori, gli araldi di un'apocalisse in cui tutto il creato verrà riorganizzato. Questa cosa comincia, penso, con Naruto, Mh-mh. ma ci sono tantissime opere così. Sai Shureki Kano, arriva l'apocalisse bellica e poi tutto l'universo sarà ricreato. Madoka Magica. Poi, siccome il Giappone tipicamente, se il protagonista che attua questa riedificazione è femmina, non sopravvive. Se il protagonista è maschio, sopravvive e diventa un po' meno sfigato. In genere è così. Ma anche chi ci segue vorrebbe divertirsi a cercare in qualche modo questo canovaccio, anche se Dunia vicino YouTube, stessa cosa. Ce ne sono veramente tanti. Mm, Perché secondo me è ancora quel desiderio di spaccare la stasi, fratturare la stasi, anche a costo di fare un disastro, anche a costo di causare un'apocalisse, ma dopo l'apocalisse ci sarà un nuovo ordine. E questa cosa in Evangelio viene detta chiaramente quando nell'episodio 25 si parla dell'umanità come di una colonia giunta a un piccolo centro, un senso di Stato. Se tu leggi il Kikakusho, di questa cosa ne ho parlato con il filosofo Morioka Masahi,
Questa cosa è divertente perché il filosofo Morioka Masahiro era proprio, per puro caso, non lo sapevo, era il filosofo che si occupava degli approfondimenti di filosofia in coda agli episodi di Evangelion nella seconda messa in onda, la prima notturna su TV Tokyo in Giappone. La prima messa in onda di Evangelion, quella originale, era alle 18:30, un orario abbastanza standard per l'animazione. Poi, siccome si è accorso che forse i contenuti non erano così standard, fecero una prima replica notturna e Morioka Masahiro era il filosofo in studio che faceva approfondimenti di filosofia. Mhm. Allora, se tu leggi il no, sto sbagliando, non il Kick Show, che è il progetto, ma una sorta di dichiarazione di intenti che hanno ideato scrive e poi viene pubblicata, se ben ricordo, in calce al secondo volume tankobon, ovvero raccolta del manga. Il titolo è Noi che cosa stiamo cercando di fare? Essenzialmente l'autore scrive come una lettera di intenti, in cui spiega qual era la sua idea per la cosa che stava cercando di creare. È opinabile che questa cosa sia stata scritta quando erano stati realizzati i primi 6 episodi. I primi 6 episodi di Evangelion vennero realizzati prima che venisse realizzata la sigla, perché vennero mostrati a una fiera in Giappone e alla sigla non c'era ancora. Infatti sono molto compatti quei primi 6 episodi, sono un nucleo narrativo fatto così. Però la cosa interessante è che in questa lettera di intenti hanno idea che parla solo di 3 cose. Ikari Shinji, Katsuragi Misato, il mondo in cui si muovono, ovvero Daisan Shinto Kyoshi, Neo Tokyo 3. Essenzialmente lui parla di questo, allora parla di loro due come se fossero loro i due protagonisti. Non parla di Re, non parla di Gendo, non parla di Astazer. Parla di due persone come incapacitate a livello relazionale, che però di fronte a questa incapacità hanno sviluppato due strategie di sopravvivenza opposte, tipo la chiusura dell'uno, l'apertura eccessiva dell'altro. E poi parla del mondo. E lui dice, in un mondo in cui un cataclisma naturale ha dimezzato la popolazione, dopo soli 15 anni il Giappone si è rialzato al punto tale che gli scaffali dei mini market sono già pieni di beni. Questa è la descrizione del mondo di Londra. Ve l'ho fatta dall'autore, interpretazione autentica. Allora, io ne sono italiano, leggendo questa cosa, scrissi a Morioka Masahiro dicendo ma è palese che è una metafora del Giappone post-atomico. Il concetto è che c'è stato un disastro, c'è stata una riedificazione, ma la riedificazione ha portato alla totale stasi consumistica. Infatti Evangelion è così. Cioè, in Evangelion arrivano gli apostoli che potrebbero essere la fine del mondo, ma ci sono le bambine che vanno a fare la spesa e fanno delle chiacchiere da neutro che tre. Certo. La scena alla fine della parte A dell'episodio 2, quando Misato sta portando a casa sua i Shinji, vanno a fare la spesa al Conti e sente, Misato non si vedono, sente le chiacchiere di due giovani donne che hai saputo, è stato un problema. Ah, ma il disastro di ieri, se l'avessi saputo non avremmo dato i bambini. Ah, c'è veramente, bisogna avere pazienza, signora mia, siamo a questi livelli. È esattamente così. E questa cosa è stata molto espressa anche Murakami Takashi, è un pittore, è il pittore più famoso della corrente del super flat, Mhm. quel il cui braccio filosofico armato era forse ancora il filosofo Azuma Hiroki. Lui, Murakami Takashi, fece un'esposizione molto importante a New York, una personale, il cui book si chiama Little Boy. Little Boy è il nomignolo della prima atomica, no? In copertina c'è uno schizzo a matita di Shinji che viene dall'episodio o 25 o 26 televisivo, non mi ricordo, forse 25. E dentro ci sono contributi di Anno Hideaki, se non mi sbaglio anche di Samaya Yoi, comunque tutti personaggi di spicco, diremmo,
di questo tipo di società dei consumi e dei consumi della finzione giapponese. E hanno Hideaki lo dice, dopo l'atomica, il Giappone è rimasto congelato in uno sviluppo consumistico in cui puoi avere tutto ma non puoi fare niente. Infatti hanno Hideaki, la stessa persona che dichiarò in varie interviste, il mondo è un paese di soli bambini. Il Giappone è un paese di soli bambini. Il Sì, Giappone torniamo al tema è fatto dai bambini, il tema dell'infantilità come della infantilizzazione. infantilizzazione, come step precedente poi a come in Huxley, all'animalità diciamo, all'appiattimento e così. Questa cosa è molto interessante perché Koyev, quel Koyev di cui ti parlavo, da anziano andò in Giappone. E questa cosa è veramente bella. Koyev, che aveva in qualche modo detto la fine della storia porterà ineluttabilmente alla reanimalizzazione dell'umanità. Quando va in Giappone vede un'alternativa. Lo scrive proprio, vede un'alternativa che lui definisce una tendenza naturale allo snobismo formale, che secondo lui era un'eredità di una mentalità molto meiti, ovvero, dato che le grandi narrazioni sono parlate, dato che l'uomo non trova più senso nel fare le cose come un senso lo trovava ai tempi delle grandi narrazioni, come dire, un uomo si sacrifica per l'idea di patria, ovviamente si sacrifica da un altro estremo perché vede un senso profondo nella grande narrazione dell'idea di patria. Lui diceva Koyev, crollate le grandi narrazioni, non c'è più questo senso. Quindi le persone essenzialmente vivono per vivere e si rianimalizzeranno. Come dire, mangiare per defecare. Poi quando va in Giappone dice, ho visto un'alternativa in questo snobismo giapponese. È come se loro creassero dei fini nella formalità di ciò che fanno. Uno snobismo quasi estetico. Mh-mh. E questa cosa, se ci pensi, è molto otaku. Questa però è una mia visione. Io ho spesse volte avuto la sensazione che gli otaku, quelli che scrissero ai tempi noi non vogliamo diventare adulti, fossero come dei bambini intelligenti, sai, i bambini più dotati. I bambini, secondo me, soprattutto quelli più dotati, sono affamati di grandi narrazioni, perché vogliono il senso delle cose. Certo. Guarda che le favole, le fiabe soprattutto, eh, sono grandi narrazioni, in qualche modo, no? Ci sono grandi ideali, grandi tematiche, e sono perché i bambini vogliono quelle cose. Ovviamente un bambino difficilmente potrà accontentarsi di certi serial americani in cui Fonzi dà il colpetto al botto e sì, ma il senso dov'è? Tutto sommato il bambino sarà più interessato a Ucciso Yamato, in cui una crudele razza aliena sta cercando di avvelenare il pianeta Terra con la radioattività per poi invadere in maniera più comoda. E un manipolo di eroe cerca di sembrare la situazione tanto adesso. Riscaldare, che tra l'altro è il nome di Alessandro, no? Ok. Allora, secondo me, in qualche modo anche la nascita dell'otaku zo è una risposta squisitamente giapponese, molto formalistica, allo sgretolarsi dei significati eh, della postmodernità. È come dire, ok, ma se adesso niente ha più senso, piuttosto io mi tengo le mie bambinate che un senso ce l'aveva. Sono contento che tu abbia fatto questa chiusa che secondo me arricchisce molto e riallaccia un po' molte delle cose che dicevamo all'inizio di questa conversazione. Io sono contentissimo di questa chiacchierata, gli stimoli sono tantissimi. Mi verrebbe da proporti di ritornare magari per affrontare ovviamente anche queste tematiche, ma poi sviluppare perché un tema che mi piacerebbe ad esempio è quello, della postmodernità estetica. Cioè tu citavi Daikon come anche quest'orgia visiva e anche tutti i riferimenti che ci sono, Godzilla, eccetera, che sono giustapposti e sono anche poi cancellati. E poi, tornando alla Gaines, adesso,
ti lancio giusto un amo per poi parlare una seconda volta, se no perché secondo me quello poi è tutto un altro campo. Anche il film e la serie Abe no Bashi, anche lì c'è tutto, no, questo aspetto di Il regista lì è Yamaga. esatto. Quindi tutto questo aspetto della superare la postmodernità, però attraverso la postmodernità stessa. E quindi secondo me l'animazione ci può aiutare molto, cioè, con tutti questo genere di opere, questo genere di discorsi. Ma Però ti dico solo questa cosa. okay, vai. Benobassi, tra l'altro ci lavorai io, no? E conobbi Yamaga Hiroyuki di persona prima di iniziare a lavorare a Benobassi Mahoshoden. Poi sono andato a Osaka, sono andato in quei luoghi. Però alla fine, secondo me, quella serie è come se fosse un vaccino, nel senso che i protagonisti di quella serie sono proprio bambini dell'elementare. Quindi è come se Yamana si fosse reso conto che quando un certo tipo di strategia di sopravvivenza ha preso piede, non si torna indietro. Quindi è come se stesse cercando di vaccinare dei bambini abbastanza piccoli, facendogli capire che alla fine l'unico modo per uscire dal desiderio di escapismo è l'amore. Ning la sa, passare migliaia. Per gli esseri umani, per le persone nulla conta come la salute. Per me. È quello che all'inizio dice lei e alla fine dice lui. Sarà l'argomento della nostra prossima chiacchierata, Gualtiero. Grazie mille davvero, è stato bellissimo. Grazie, grazie Gualtiero. Saluti a tutti, ti ringrazio tantissimo per lo spazio, per il tempo, scusa come al solito la mia sgradevole prosopopea e una nota di merito a chiunque abbia resistito fino a qui. Grazie a tutti, a presto. Ciao.